Perché fare 3 stampe diverse quando puoi farne una sola? Oggi impariamo a stampare gli oggetti sospesi all'interno della stampante 3D. Ti insegnerò a impilare le parti a tutta altezza, proprio come se fossero dei kit industriali, riducendo drasticamente i tempi e le rotture di scatole dovute alla post-produzione. È la tecnica delle stacking parts, un metodo che cambierà drasticamente il modo di vedere il volume di stampa della vostra stampante a resina. Vedremo come organizzare le parti, come impostare il piatto, e tanti accorgimenti per ottimizzare al meglio la stampa con questa tecnica. Cominciamo! Con la tecnica che vedremo oggi sono passato a stampare un modello da oltre 30 cm di altezza e che in precedenza stampavo usando 3 piatti diversi, quindi 3 stampe diverse in 3 lunghi giorni, riducendolo ad un unico piatto di stampa e meno di 4 ore di attesa. Non è un'invenzione, ma si tratta della tecnica delle stacking parts. Se vi interessa saperne di più, in questo video vi spiego di cosa si tratta. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, mettiamola in maniera semplice. Stiamo parlando di impilare le parti, una tecnica per stampare più pezzi uno sopra l'altro, sfruttando tutta l'altezza dell'asse Z della nostra stampante 3D a resina. Invece di lanciare 3 stampe separate, come accennavo nell'introduzione, nel nostro caso riusciremo a fare un'unica passata, ottenendo tutti i pezzi del nostro modello con appunto una singola stampa. E sì, è proprio figo come sembra. Ovviamente se il modello, il nostro progetto dovesse essere troppo grande, potrebbe non bastare una singola stampa, ma sicuramente ridurremo enormemente il numero di piatti da dover stampare. Ma da dove nasce l'idea delle stacking parts? In realtà non si tratta di un processo rivoluzionario, ma di un'ispirazione che arriva direttamente dal mondo del modellismo classico, in particolare dai kit della Bandai e dei celebri Gunpla per quanto mi riguarda. Se avete mai montato uno di questi modelli sapete bene che i pezzi non arrivano sfusi, ma sono tutti quanti contenuti all'interno delle cosiddette sprue. Sono quei telai rettangolari e in plastica dove ogni componente è collegato al bordo esterno e in realtà ogni pezzo è collegato a tutti gli altri. Ho pensato quindi di applicare questo concetto alla stampa 3D a resina. Infatti il normale processo di configurazione all'interno dello slicer che utilizziamo è quello di andare a posizionare i vari pezzi sul piatto di stampa. Quindi sostanzialmente è come se posizionassimo una sprua sopra il piatto di stampa. Il problema però è che ogni sprua normalmente è alta solo qualche centimetro. Quello che andiamo a perdere quindi nel tutto il processo di stampa è tutto lo sviluppo in altezza che abbiamo a disposizione appunto con il nostro volume di stampa. Quindi l'ispirazione è stata quindi quella di ottimizzare lo spazio verticale, ovvero invece di realizzare la nostra sprua distesa sul piatto di stampa, cosa succede se la ruotiamo di 90 gradi e la posizioniamo verticalmente? In questo modo stiamo impilando sull'asse Z le nostre varie parti del nostro modello e quindi in questo modo possiamo vedere che si crea tantissimo altro spazio, perché se la sprua è posizionata verticalmente, quindi perpendicolarmente rispetto al piatto di stampa, possiamo poggiare sul piatto di stampa più sprue contemporaneamente. E questo che significa? Che se prima stampavamo una sprua alla volta e quindi se il nostro modello era formato, ad esempio in questo Gunpla ci sono queste sprue, avremmo dovuto effettuare una stampa per ciascuna sprua. Con questa tecnica e posizionando le sprue perpendicolarmente al piano di stampa potremo probabilmente stamparle tutte quante contemporaneamente con un'unica sola stampata. Naturalmente non sono l'unico ad aver esplorato questo sistema. Nell'ambito del modellismo e della stampa 3D questa tecnica infatti è stata già approfondita da diversi youtuber in passato. Uno dei più conosciuti è sicuramente Uncle Jesse, che ha realizzato alcuni video dedicati proprio a questo processo per mostrare appunto come massimizzare e ottimizzare il volume di stampa. Tuttavia, oggi voglio parlarvi di un metodo che si differenzia leggermente da quello introdotto da Uncle Jesse. Infatti il mio approccio punta a una configurazione ottimizzata che si ispira ancora più fedelmente alla struttura dei kit di montaggio stile Gunpla, cercando di replicare quella logica industriale di organizzazione delle parti per sfruttare al meglio ogni spazio del volume di stampa che abbiamo a disposizione per completare un singolo modello di grandi dimensioni. L'obiettivo quindi è quello di ottimizzare i tempi utilizzando il più possibile lo spazio verticale che la stampante ci mette a disposizione. E questo perché in effetti nelle configurazioni standard poggiamo i nostri pezzi direttamente sul piatto. Ma oltre a questo, cosa ottimizziamo essenzialmente con questa tecnica? Sicuramente il tempo complessivo di stampa e, se abbiamo i giusti strumenti, anche i tempi di post-produzione. Nello specifico appunto i tempi di cura e di lavaggio dei pezzi. Se infatti abbiamo degli strumenti di lavaggio e cura piuttosto capienti, possiamo eseguire
queste operazioni anche una sola volta per tutti i pezzi che abbiamo appena stampato. Tuttavia questo sistema non è banalissimo, in quanto non basta prendere i pezzi, caricarli sul nostro slicer preferito e posizionare appunto i pezzi uno sopra l'altro. Questo perché alcuni slicer, come ad esempio C2Box in versione free, non consentono appunto l'impilamento automatico delle varie parti, quindi di vari OBJ importati separatamente. Infatti, se proviamo a sovrapporre due pezzi uno sopra l'altro all'interno di C2Box free, questi diventano rossi, proprio perché il software ci sta comunicando che non è possibile posizionarli in questo modo e quindi non è possibile produrre un file di stampa con questa configurazione. Quello che possiamo fare però è bypassare questo controllo da parte di C2Box, creando preliminarmente il modello OBJ composto da più pezzi separati. Per far questo non ci basterà un software di slicing, ma avremo bisogno di un software di modellazione 3D vero e proprio. Potete utilizzare qualunque software di modellazione in realtà, Blender, Fusion 3D, FreeCAD, Cinema 4D. L'importante è che poi possa esportare in OBJ o in formato STL, compatibile appunto con l'importazione del vostro software di slicing. La prima cosa da fare è quindi aprire il vostro software di modellazione 3D. Il primo passo è quindi prendere il primo pezzo e posizionarlo in basso sull'origine degli assi. Ora prendiamo un secondo oggetto e lo posizioniamo sopra il primo, staccandolo leggermente. Non serve troppa distanza, anzi il mio consiglio generale è di non esagerare posizionandolo troppo distante. Ora tocca ad un terzo oggetto. Come prima posizioniamolo verticalmente sopra il secondo. Abbiamo così realizzato un esempio di 3 oggetti impilati. Se ora li esportiamo in formato OBJ e li importiamo in C2Box, il software di slicing li accetterà come stampabili. Possiamo vedere che infatti vengono caricati e il colore è blu. Come sempre, anche in questa tecnica di stampa, l'angolazione giusta è fondamentale per ridurre i supporti e ottenere una stampa di qualità. Il problema però qui è che impostando più parti all'interno dello stesso oggetto non possiamo utilizzare il software di slicing per orientare singolarmente le parti. Per farlo sarà necessario eseguire questa operazione direttamente nel software di modellazione 3D e poi quindi caricare l'intera colonna dentro lo slicer. Io parlo di colonne perché il sistema che ho pensato è basato sull'incolonnamento di più parti che corrispondono ad una stessa area del modello completo. Quindi io, nella mia logica, se ad esempio devo impostare lo slicer per la stampa 3D di un robot di, appunto, come dicevo all'inizio, di ad esempio 30 cm, normalmente cercherò di incolonnare tutte le parti che fanno parte del busto, quindi ad esempio il bacino, la vita, il torace e magari anche il collo e la testa, ovviamente posizionandoli nel software 3D come elementi separati. E quindi questi pezzi formerebbero un singolo OBJ da importare nello slicer. Poi passerei al braccio destro, quindi creerei una colonna dedicata a 3 oggetti, 3 sottooggetti, quindi l'avambraccio, il braccio e la mano destra, e creerei una terza colonna, quindi un terzo OBJ per avambraccio, braccio e mano sinistra. Analogamente agirei per le gambe, quindi coscia, gamba e piede destro su una colonna e quindi su un OBJ separato, e per una quinta colonna, quindi un quinto OBJ separato, andrei a incolonnare la coscia, la gamba e il piede sinistro. Questa ovviamente non è una regola fissa, è solo un punto di partenza. Infatti a seconda del modello e a seconda delle parti che abbiamo creato potrebbero essere migliori altri tipi di configurazione. È importante notare però che l'obiettivo è quello di creare colonne che occupino il minor spazio possibile sul piatto. Quindi cerchiamo di ridurre il più possibile, magari orientandole in maniera tale che appunto lo spazio occupato come ombra proiettata sul piatto sia il minore possibile. Questo per liberare più possibile lo spazio e quindi far entrare le altre colonne che dovremo stampare. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che nonostante la mia idea è quella di approcciarmi a creare colonne distinte, questa tecnica potrebbe funzionare correttamente anche se volessimo impostare tutto il piatto di stampa all'interno di un unico OBJ, quindi un unico OBJ che contiene tutte le parti, che magari potrebbero essere anche decine, e quindi avere un unico file OBJ da importare nello slicer a partire dal software di modellazione 3D. Questo approccio tuttavia non è secondo me un approccio ideale, ma ci arriveremo tra poco. Quindi dicevamo, cerchiamo di riempire il piatto di stampa con quante più colonne OBJ riusciamo, fino appunto a saturare il piatto stesso, oppure finché non avremo inserito tutte le parti che compongono il nostro modello.
Se vogliamo, possiamo lavorare sui pezzi nello slicer come facevamo in passato nei metodi tradizionali, ovvero possiamo svuotare i pezzi e aggiungere fori di drenaggio in modo da avere pezzi più leggeri e anche quindi più facilmente stampabili e anche meno costosi, ovviamente in termini di resina utilizzata. E adesso però come stampiamo questi pezzi che fluttuano nello spazio? Ovvero se la tecnica si ispira alle sprue dei Gunpla, dove sono le sprue? Alcuni youtubers come Uncle Jesse creavano una struttura personalizzata, ovvero una sorta di gabbia per contenere gli oggetti da stampare in colonna. Noi non faremo nulla di tutto questo. Infatti non dobbiamo costruire la struttura della sprua, basta solo replicare il concetto. Ed il concetto consiste nel fatto che tutti questi oggetti sono collegati tra loro, e questo è il concetto che dobbiamo replicare. Ed il modo più semplice è quello di aggiungere i supporti automatici. Questi sono esattamente e concettualmente gli omologhi dei connettori che vediamo nelle sprue. Con i supporti, infatti, noi colleghiamo gli oggetti gli uni con gli altri, creando una struttura solida e resistente e ovviamente anche stampabile. Quindi se vogliamo, una volta creati i supporti possiamo anche creare il file da stampare e avviare la stampa, perché il grosso del processo è questo. Ci sono ovviamente dei se e dei ma, quindi vi consiglio di continuare a seguire questo video perché non è tutto così semplice come sembra. Ci sono diverse cose a cui dobbiamo prestare attenzione. Sono piccole cose, però è bene conoscerle e a seconda del progetto, appunto, devono essere applicate più o meno in maniera attenta, ma se le seguiamo in maniera corretta il progetto verrà completato in maniera appunto corretta. Ci sono diversi vantaggi in questa tecnica, vediamone alcuni. Innanzitutto l'ottimizzazione del volume di stampa, e questa ovviamente è facile. A differenza del metodo tradizionale che occupa solo la superficie del piatto, questa tecnica sfrutta l'intera altezza del volume di stampa, che quindi, come dicevo all'inizio, può arrivare anche a 20-25 cm, permettendo di stampare molte più parti contemporaneamente. Un altro vantaggio è la riduzione dei tempi di produzione. Infatti questa tecnica permette di completare un intero modello complesso come un robot composto da molte parti in un'unica passata. Questo elimina tempi morti tra una stampa e l'altra e riduce ovviamente drasticamente le tempistiche complessive rispetto al dover attendere il completamento di più sessioni di stampa. Un altro vantaggio è la semplificazione della manutenzione della stampante, perché se stampiamo tutto in una volta si riduce la necessità di staccare i pezzi dal piatto, di rovinare ed usurare anche il FEP, e si limitano anche le operazioni di pulizia della vaschetta della resina. Un altro vantaggio è la post-produzione centralizzata. Al termine del processo, infatti, tutti i pezzi del modello sono pronti per essere lavati e curati, e quindi possiamo farlo con tutti i pezzi contemporaneamente, rendendo il nostro flusso di lavoro più rapido e immediato. Un altro punto che non dobbiamo sottovalutare è l'efficienza economica. Infatti, oltre al risparmio di tempo, prezioso per tutti noi, si ottiene anche un leggero risparmio, secondo me, della resina rispetto all'utilizzo di numerosi piatti di stampa separati, in quanto la base dei layer iniziali sarà unica, anziché multipla, e la maggior parte dei supporti saranno condivisi tra le parti incolonnate. Un altro vantaggio è la maggiore produttività con stampanti performanti. Infatti, se questa tecnica viene abbinata a stampanti veloci, come ad esempio la mia Saturn 3 Ultra, la tecnica velocizza enormemente l'intero processo. Infatti io sono passato a stampare ad esempio jig con la vecchia stampante di piccole dimensioni in 3 passate, e ogni stampa dovevo attendere 9 ore di stampa. Adesso con la Saturn 3 Ultra posso stampare tutto quanto in meno di 3 ore e mezzo, con un'unica passata. Utilizzando questo metodo è bene da tenere in considerazione però alcuni aspetti appunto a cui dobbiamo prestare attenzione. Innanzitutto dovremo cercare di distribuire le parti in maniera da poter avere le altezze delle colonne tutte uguali, o perlomeno simili, quindi distribuire le altezze delle colonne nella maniera più omogenea possibile. Facendo questo ridurremo il tempo totale di stampa, ovviamente in una stampa a resina. Il secondo concetto che dobbiamo tenere a mente è che le impostazioni di svuotamento di un oggetto si applicano automaticamente a tutte le parti contenute in esso. In altre parole, se raggruppiamo le parti in un unico oggetto, in un unico OBJ, e lo importiamo nello slicer, poi all'interno dello slicer tutte le operazioni che faremo per quelle parti saranno uniche, quindi non potremo decidere di svuotare una sottoparte di quell'OBJ e di non svuotare un'altra sottoparte, ma se decideremo di svuotare quell'OBJ, tutte quelle sottoparti saranno svuotate con le stesse impostazioni.
Questo significa, in altre parole, che non potremo decidere di svuotare una parte e non svuotarne un'altra se entrambe sono contenute nello stesso OBJ. Per cui se abbiamo bisogno di avere delle parti con delle impostazioni di svuotamento differenti, allora quelle parti dovranno essere su OBJ differenti. Una buona strategia potrebbe quindi essere quella di salvare in un OBJ specifico tutte quelle parti piccole e che non vogliamo svuotare, come ad esempio tutti quei piccoli pezzettini di dettaglio che in fase di verniciatura vogliamo colorare separatamente senza utilizzare mascherature, ma magari di questo parleremo in un altro video. Un terzo aspetto è che la creazione dei fori di drenaggio potrebbe essere difficoltosa. Questo perché, essendo le parti posizionate una sopra l'altra, magari anche molto ravvicinate, ma questo dipende da noi, da come le posizioniamo nello spazio nel software di modellazione 3D, potrebbe essere difficile ruotare nello slicer il modello nella giusta posizione per poter applicare poi il buco che ci serve per il drenaggio. Se ti sta piacendo questo video, ti ricordo di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale. Se lo fai mi aiuti a creare sempre di più contenuti come questo. E ora, a parte questo piccolo stacchetto pubblicitario, proseguiamo. Un'altra considerazione da fare è che anche i supporti automatici su un OBJ saranno applicati nello stesso modo per tutte le parti in esso contenute. Questo non è un grande problema in realtà, perché comunque possiamo, come ben sappiamo, possiamo applicare e apportare modifiche ai supporti inserendo di supporti specifici o cancellando i supporti a piacimento, anche quelli automatici, ma comunque è bene conoscere questo, diciamo, limite di questa procedura. Inoltre, e questo è uno degli aspetti più importanti di questa tecnica a cui dobbiamo prestare attenzione, è che stampare solo con i supporti automatici potrebbe non essere sufficiente. Infatti, se nelle mie stampe tradizionali, ovvero quelle in cui si posizionano gli oggetti direttamente sul piatto e basta, se in quelle stampe non ho mai avuto problemi nell'utilizzare solo supporti automatici e anche utilizzando supporti leggeri, con questa tecnica mi è capitato di avere diversi problemi nelle prime prove. Infatti i pezzi posizionati molto in alto avevano delle flessioni e quindi non uscivano correttamente, proprio perché evidentemente lo slicer non riesce a capire che i pezzi posizionati più in alto hanno bisogno di un maggior numero di supporti. Quindi il mio suggerimento è quello di verificare sempre tutta la configurazione che abbiamo all'interno dello slicer e di aggiungere una serie di supporti manualmente, soprattutto su tutte quelle parti più in alto. Sempre per quanto riguarda i supporti, notiamo che i supporti che vengono creati dallo slicer, soprattutto quelli che vanno a sorreggere le parti più in alto, a volte trapassano le parti sottostanti. Questo mi è capitato che a volte a fine stampa, andando poi a rimuovere i supporti stessi, potrebbe far sì che questi supporti possano rompersi e restare all'interno della parte vuota, quella che magari abbiamo appunto svuotato e abbiamo applicato i buchi di drenaggio, quindi rendendo difficile o se non impossibile estrarre i supporti stessi, che quindi rimangono all'interno della parte. Non è un grossissimo problema, se non per il fatto che shakerando il pezzo poi sentiamo il classico ticchettio del pezzettino di supporto che batte all'interno delle pareti del modello che abbiamo stampato. Non è il massimo, ma dobbiamo sapere che questo è un limite che potrebbe capitare, anche se io ho creato 2 robot in questo modo, nel primo mi è successo, nel secondo assolutamente no. Un'altra questione che riguarda sempre i supporti è che dobbiamo fare molta attenzione a rimuovere i supporti correttamente. Questo soprattutto quando ci sono delle piccole parti che abbiamo stampato. Dico questo perché i supporti che vengono generati con questa tecnica sono veramente tanti. È praticamente una foresta di supporti e soprattutto per i pezzi più piccoli potremmo avere qualche problema ad identificarli e trovarli appunto in questa giungla di supporti stessi. Quindi al termine della stampa il mio consiglio è di fare mente locale o magari ancora meglio metterci davanti la lista di tutti i pezzi che dobbiamo trovare all'interno del nostro piatto appena stampato, per evitare di perdere qualche piccolo pezzettino che magari potremmo buttare inavvertitamente. Un altro aspetto fondamentale di questa tecnica è che a seconda della dimensione del modello il basseo della resina dovrà essere rabboccato durante la stampa. Nelle prime prove di stampa infatti mi è capitato che verso il 80% della stampa la resina fosse finita. Nelle stampe successive quindi mi è toccato rabboccare dopo circa un'ora, un'ora e mezzo dall'inizio della stampa e facendo così non ho avuto più problemi. Questo nonostante avessi riempito la vaschetta fino al livello max
indicato nella vaschetta stessa. Quindi evidentemente la quantità di resina che possiamo inserire all'interno della vaschetta comunque non basterebbe per stampare tutto il volume di stampa. Infatti non dobbiamo dimenticare che anche i supporti saranno tanti e quindi la resina solidificata potrà essere tanta. Questa considerazione ci porta al successivo punto. Se è possibile, svuotiamo le parti del modello. Ovviamente è una regola generale se vogliamo risparmiare sui costi di stampa, ma questo ci aiuterà anche ad evitare che la resina finisca prima del completamento della stampa, facendola quindi fallire. Questo aiuterà anche ad avere una struttura generale meno pesante, con una riduzione della possibilità che l'eccessivo peso possa compromettere l'adesione della base dal piatto. Altro consiglio è di lavorare su una colonna alla volta per evitare il crash dello slicer. Infatti, poiché nello slicer inseriremo tutti i pezzi che vogliamo stampare, se questi pezzi sono formati da tanti poligoni, potrebbe succedere che su computer poco potenti lo slicer potrebbe crashare. Per evitare questa situazione il mio consiglio quindi è quello di lavorare su una colonna alla volta, quindi nascondiamo tutti gli altri oggetti e lavoriamo su quella singola colonna, svuotiamola e applichiamo i buchi se vogliamo appunto forare, vogliamo creare buchi di drenaggio. Un altro punto da considerare è che la generazione dei supporti e di altre operazioni automatiche come lo svuotamento può essere molto lunga. Ovviamente dipende dalla potenza del sistema che avete a disposizione, ma di solito dovrete attendere un bel po' per consentire allo slicer di completare tutte le operazioni come la generazione di supporti, per i quali io ad esempio ho dovuto aspettare anche più di 10 minuti sul mio XPS del 2016. Quindi armatevi di un po' di pazienza. Ma quali sono gli aspetti negativi o se vogliamo le controindicazioni di questa tecnica? Vediamoli insieme. Rispetto ad una stampa multipiatto, qui se la stampa fallisce, soprattutto se ci sono problemi all'inizio, dobbiamo ristampare tutto. Oppure in alternativa dovremo creare un nuovo progetto nello slicer andando ad inserire solo i pezzi che vogliamo ristampare. Quindi dovremo esportare in OBJ solo quei pezzi. Poi la configurazione nello slicer, ma anche nel software di modellazione 3D, è un po' più complessa e può richiedere un po' più di tempo. Inoltre gli OBJ a colonna che creiamo potrebbero andare bene sulla nostra stampante 3D, che avrà un certo volume di stampa, ma potrebbero essere troppo grandi, ad esempio, su una stampante con un volume più piccolo. E lì dovremo scalare il modello stampandolo più piccolo se vorremmo stamparlo tutto. Inoltre dobbiamo fare molta attenzione quando andiamo a rimuovere i supporti. Le parti delicate, come ad esempio le spade di un guerriero in miniatura, potrebbero essere avvolte dai supporti e potrebbero rompersi o danneggiarsi quando li andiamo a rimuovere. Il mio consiglio è di fare pratica, perché la tecnica, secondo me, è molto valida, ma non è una tecnica semplicissima da utilizzare e deve essere adattata progetto per progetto. Il mio consiglio è di iniziare con modelli o progetti non troppo complessi. Le prime volte vi accorgerete sicuramente di alcuni piccoli errori, probabilmente di alcuni pezzi che non verranno stampati correttamente perché vi accorgerete che i supporti generati o che avete inserito non sono sufficienti appunto a sostenere quel pezzo. Infatti una delle cose più delicate è capire dove mettere i supporti aggiuntivi, come fare ad inserirli senza impazzire nello slicer e sostanzialmente come lavorare in modo ordinato per non rovinare poi i pezzi più delicati una volta che saranno completati. Un altro suggerimento è di posizionare i pezzi più grandi e pesanti alla base e poi salire man mano con quelli più piccoli e leggeri, in modo che non siano sottoposti a stress eccessivi durante la stampa e che soprattutto abbiano bisogno di meno supporti. Ad esempio, se dovete stampare delle ali, le ali sostanzialmente sono molto sottili e di solito abbastanza piatte. Cerchiamo di metterle in alto, ma probabilmente avremo bisogno di molti supporti per poterle stampare correttamente. Ma queste sono solo regole generali che vanno adattate di volta in volta secondo lo specifico modello che avete davanti. Quindi è bene valutare in base al progetto quali sono i rischi e quali sono le procedure migliori. Ma arriviamo alle conclusioni e alla domandona finale. Vale la pena utilizzare questa tecnica? Secondo me la risposta breve è assolutamente sì. Alcuni sostengono che sia utile solo per progetti piccoli e leggeri. Io invece sono convinto che la vera utilità delle stacking parts si vede proprio nei progetti più complessi, dove ci sono tanti pezzi da stampare. È chiaro che bisogna valutare caso per caso e anche a seconda del progetto e alla complessità del progetto stesso,
bisogna fare delle ottimizzazioni di un certo tipo. Inoltre, se andiamo a stringere, tutte le considerazioni che ho fatto in precedenza non producono un grande lavoro in più, non sono delle complicazioni vere e proprie che rendono impossibile la realizzazione di un progetto con questa tecnica, sono soltanto delle piccole accortezze che magari sono forse più lunghe da raccontare che da applicare e non sono complesse da seguire durante lo sviluppo del progetto, anche perché poi alla fine sono semplici procedure che già conosciamo e che applichiamo quotidianamente per tutti i progetti di stampa 3D. Detto questo, il vantaggio di avere una stampa completa in una singola sola passata è assolutamente indubbio. Certo, se avete pochissimo tempo a disposizione e non potete attendere un po' per il rabbocco della resina nella vaschetta, allora questa tecnica potrebbe non essere applicabile in certe situazioni. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate già questa tecnica, se l'avevate già sperimentata, qual è l'idea che vi siete fatti e se avete qualche suggerimento per migliorarla e ottimizzarla ulteriormente. Nei prossimi video vedremo altre tecniche per la stampa 3D, ma anche per la verniciatura. Per cui se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per comunicarmi il vostro sostegno. Noi ci vediamo al prossimo video, per ora vi saluto, ciao a tutti!